Mister, innanzitutto bentornato, dopo 7 anni torna in questa società, le chiedo le sue emozioni e cosa rappresenta l'Inter per lei. Ma le emozioni sono tante perché quando varchi i cancelli di Interello, dove da ragazzino ho vissuto le prime emozioni indossando questa maglia e poi anche da allenatore e poi anche qui ad Appiano Gentile quando si entra in questo centro sportivo che è sempre in evoluzione, sempre in grande miglioramento, dà forti emozioni perché riaccende ricordi bellissimi sia nella mia infanzia che da allenatore qualche anno fa e quindi siamo qui per ricreare, riavere per rivivere le stesse emozioni. Il suo ritorno poi coincide con la nascita del progetto Under 23, le chiedo quanto sarà importante per il club poter contare sulla seconda squadra. Ma io ho sempre pensato, ho sempre creduto che uno step, una via di mezzo tra la primavera e la prima squadra fosse determinante, decisivo, importante per la crescita dei ragazzi. Adesso lo fa anche l'Inter, sento da parte della proprietà, da parte della società, da parte di chi mi ha contattato la grande responsabilità e il grande impegno di voler fare un percorso importante. Sono onorato che la proprietà e i direttori mi abbiano interpellato per questa avventura perché ho vissuto tanti anni all'Inter e portare avanti un percorso di questo genere mi rende sicuramente orgoglioso. Lei ha tante esperienze in Serie C, quanto un campionato così difficile può incidere sulla crescita di questi ragazzi? È sicuramente un campionato competitivo, molto dal punto di vista agonistico, quindi spinge i ragazzi e costringe i ragazzi ad una crescita più svelta, ad una formazione più, diciamo così, veloce, e al tempo stesso permette la società e anche i ragazzi di non andare allo sbaraglio fuori in realtà che magari non ti permettono, diciamo così, di sbagliare. Qui invece si può aprire un percorso di continuità col settore giovanile, la possibilità di confrontarci contro squadre adulte e quindi un agonismo superiore, un livello tecnico superiore, una mentalità che viene richiesta superiore perché si andrà a giocare contro squadre che lotteranno per vincere i campionati o per salvarsi e in Serie C è questione di vita o di morte, quindi è uno step anche mentale oltre che fisico importantissimo e questo è indubbiamente formativo per poi avere la possibilità che si possano aprire le porte della prima squadra. Lei ha già detto prima, ha già vissuto questo ambiente da calciatore e da allenatore, le chiedo quali valori conta di trasmettere ai suoi ragazzi. Ma la grande passione, diciamo così, l'umiltà, la consapevolezza che se si vuole raggiungere un obiettivo bisogna lavorare, bisogna essere determinati, concentrati, bisogna avere la costanza di impegnarsi ogni giorno e di aver ben chiaro quello che è l'obiettivo, che in questo caso per i ragazzi è quello di andare a giocare in prima squadra. Diciamo così, la formazione dell'Under 23 è appunto propedeutica a che qualche ragazzo possa andare direttamente in prima squadra. Se non sarà così, sicuramente usciranno molto più pronti per un'esperienza fuori e poi di conseguenza bisogna anche raggiungere i risultati perché la classifica necessita di qualche vittoria e bisogna abbinare, diciamo così, la formazione dei giovani anche a risultati importanti, perché quando si indossa questa maglia i risultati vanno fatti. Con la primavera dell'Inter in passato lei ha vinto 6 trofei. Cosa le ha lasciato quell'esperienza che potrà tornarle utile con l'Under 23? Beh, anche qui le emozioni e i ricordi son tanti, che vengono sempre, diciamo così, resi vivi quando vedo ragazzi che ho allenato qua giocare in Serie A, vederli su campi di Serie A, tipo Federico Di Marco, vederlo giocare a San Siro da leader, da trascinatore dell'Inter, è chiaro che ogni volta rende vivo l'esperienza e l'orgoglio di aver dato qualcosa anche a questi ragazzi. In Under 23 poi ci saranno giovani e fuori quota. Secondo lei quale sarà il segreto per creare il giusto mix che faccia crescere poi sia la squadra che i singoli giocatori?
Ma intanto sta nella bravura nostra nell'individuare quei giocatori che possono essere delle guide, non solo dei calciatori importanti, ma che siano anche degli uomini importanti, perché assieme a me e al mio staff bisogna far capire a questi ragazzi cosa significa la categoria. Per cui i giocatori che andremo ad inserire verranno valutati non solo sotto l'aspetto tecnico, ma anche sotto l'aspetto così morale e umano. Dovranno essere delle persone che indirizzano e indicano la strada ai più giovani, e i giovani devono essere bravi nella loro esuberanza, nella loro così a volte un po' anche incoscienza, a seguire lo staff e ad avere degli esempi, e i giocatori più esperti devono essere un po' degli esempi, oltre che dei compagni di squadra. Quindi andando ad affrontare un campionato difficile e complicato, come si dice sempre, la forza del gruppo può fare la differenza, fa la differenza. Qui ci sono, diciamo così, qualche grande e qualche ragazzo. Uno deve prendere l'entusiasmo del giovane e l'altro deve prendere l'esperienza del vecchio. Grazie mille. Grazie a voi.